Vediamo oggi il ripristino di un anziano audio oscillator HP 200AB prodotto nel lontano 1968. Questo oscillatore copre la gamma 20 Hz, 40 kHz ed è interamente a valvole. Dopo una prima pulizia generale, sia estetica che dalla parte elettrica e meccanica, è stata riscontrata una forte instabilità nei livelli di uscita e per alcune posizioni di frequenza la mancanza di oscillazione. Dopo alcune prove ho notato che il condensatore variabile C1 a 4 sezioni aveva alcune lamelle in cortocircuito. In più, i due compensatori posti sulla sommità C2 e C4 rappresentavano un'anomalia nei valori. Sistemato al meglio la situazione delle lamelle, disconnesso il variabile C1 dal resto del circuito, ho misurato la sua capacità alle diverse posizioni. È risultata necessaria la presenza di un solo compensatore perché un ramo era di poco diverso dall'altro. Ripristinata questa sezione, l'oscillatore ha ripreso a funzionare anche per le gamme dove dimostrava notevoli difficoltà. Dando un'occhiata allo schema elettrico e dopo aver verificato che la sezione RC dell'oscillatore era stata ripristinata con i valori corretti, l'area gialla, sono passato a verificare l'integrità dell'oscillatore, l'area verde. In particolare ho dovuto sostituire i condensatori C8 da 20 microfarad e C7 da 1.5 nanofarad che presentavano valori non in linea con quanto richiesto. Fatto questo ulteriore step, la situazione è migliorata, ma rimaneva una certa instabilità di livello sulle frequenze più basse. Le valvole V1 e V2 dell'oscillatore erano e sono integre, sono ancora le originali HP. Sono passato così a verificare il buon funzionamento dello stadio amplificatore, l'area viola, il quale non ha dato segni di malfunzionamento e pertanto non rimaneva che controllare lo stadio di alimentazione. Ho provveduto così a sostituire i condensatori C12, A, B e C, racchiusi originariamente in un unico involucro. Li ho sostituiti con 3 condensatori elettrolitici di pari capacità e tensione di lavoro di 400 volt. Si tenga presente che le tensioni indicate sullo schema elettrico vanno tutte aumentate tra il 5 e il 10%, in quanto la tensione di rete oramai è più prossima ai 235-240 volt che non i vecchi 220. Potete vedere i nuovi condensatori nella loro posizione. Il ripple della continua è migliorato considerevolmente, ma tendevano a persistere gli sbalzi di livello sul segnale sinusoidale d'uscita, mentre la frequenza invece, una volta impostata, rimaneva molto stabile. Poteva anche trattarsi della lampadina utilizzata come elemento di retroazione sulla valvola V1, soluzione interessante in quanto la lampadina impiegata viene fatta lavorare molto al di sotto del suo range normale. In parole povere non si illumina, ma si comporta come una resistenza che, all'aumentare della corrente, riscaldandosi, aumenta la propria resistenza, inducendo una corrente più piccola e stabilizzando così il livello d'uscita. Ho controllato quindi lampadina e il suo connettore, pulendoli entrambi da eventuali ossidazioni.
Il dubbio era che l'instabilità si manifestava in modo particolare su frequenze prossime alla frequenza di rete di 50 Hz oppure sulle armoniche, sui 100 Hz. Molto più probabile, quindi, un problema nello stadio di alimentazione. Per poter proseguire mi sono procurato una nuova valvola raddrizzatrice 5AR4 e con grande gioia anche gli ultimi difetti sono scomparsi. Evviva! Vi lascio con le prossime immagini che mostrano la stabilità del livello della sinusoide e la sua bellissima forma, con una distorsione misurata di circa meno 55 dB, pari a circa lo 0,17%, cioè meno di 2 parti su 1000. Per questo gioiellino del 1968 a componenti termoionici, un bel risultato. Grazie per aver guardato questo video insieme a me.